Ciao popolo! Allora, scusate se rimbomba, sto in un bagno praticamente vuoto. Oggi video, non lo so se sarà corto o lungo, cerco di andare veloce perché voglio fare una cosa che di solito non faccio. Cioè, voglio fare l'ultimo passaggio, la finitura e la barba in diretta praticamente, perché lo sapete io non stacco mai la telecamera, non faccio montaggi, se viene viene e se non viene senza rete, così come viene viene. Per cui farò tutto col telefonino, sarò costretto a spostarlo diverse volte per farvi vedere, per fare una chiacchiera, per farvi vedere sotto il lavoro con una pietra, e la scoramellata e la barba. Quindi ho già parlato troppo, sarà una cosa molto spartana e questo video segue l'altro, quello un po' polemico, ma servono tutti questi aiutini? Ecco, adesso un video senza nessun aiutino, forse l'unico aiutino è un buon rasoio, il mio filarmonica, già nastrato, e vi faccio subito vedere, per cui partiamo. Tempo che metto giù il telefonino per farvi vedere, per inquadrare, vediamo se così può andare bene, penso di sì. Op. Ecco qua. Allora, vediamo cosa si vede. Ciao. Allora, vedete, c'è l'ardesia, è un'ardesia verde, quindi pure qui pietra nazional popolare. Non è la classica ardesia nera, è un'ardesia verde del Vermont, viene dagli Stati Uniti, ma sempre di ardesia parliamo. Allora, spero che il microfono riesca a prendere l'audio. Ok, vedete che la pietra era già a bagno da un po', e questo io l'ho sempre detto, alle ardesie fa bene, perché poi si lavorano molto più semplicemente. Quindi una lisciatina, una pulitina, non so se la pietra si riuscirà a vedere bene, se riesce a mettere a fuoco da questa distanza. Comunque, con la sua boot andiamo a fare un pochettino di fanghiglia, perché l'ardesia è una pietra molto dura e compatta, quindi c'è l'effettivo rischio di spezzare il filo. Aspetta, mi piego un po', anche se così mi verrà il mal di schiena. Vedete che ci vuole una vita per tirare su un minimo di fanghiglia, e ancora non riesco. La fanghiglia sarà pochissima, ecco, si comincia a vedere un pochettino, e come si comincia a vedere subito stop. Eccola qua. Sinceramente con questa è la prima volta che faccio il video in questa stanza, per cui non so come verrà, ma comunque, ripeto, lo sto facendo per fare tutta la sequenza in diretta. Quindi finitura del rasoio con l'ardesia e poi subito in rasatura, senza mai interrompere la registrazione. Vedete subito che non farò movimenti strani, perché l'ardesia è una di quelle pietre che non ama circoli, circoletti, movimenti strani, passaggi ad otto, perché tende a segnare il bevel. È una pietra sicuramente dolce, ma ecco, c'ha questo maledetto vizio, chiamiamolo così, di lasciare dei marchi di affilatura sempre molto visibili, un po' come le belghe. Quindi evito di fare movimenti strani per non avere poi alla fine il bevel segnato in modo disordinato. Quindi l'unica cosa che mi posso permettere di fare è questo, ma sempre cercando di fare
di lasciare dei marchi di affilatura paralleli tra di loro, quindi nessun movimento creativo. Aspettate che mi appoggio un po', sarò un po' più lontano, ma almeno appoggio il gomito. Voi sapete, a una certa età che devo fare? Quindi un po' di movimenti così, tanto per accelerare il lavoro. Questo diciamo non è proprio un bel movimento sulla pietra, ma a noi ci interessa il risultato. E poi sono contento di fare questo tipo di video perché così sfatiamo anche il mito, è detto da me, del microscopio, di tutti gli ausili, che, ripeto, io li amo, li adoro, ma non deve mai passare il messaggio che siano fondamentali per una buona affilatura. Una buona affilatura si fa usando le orecchie, usando il tatto. Scusate, adesso mi devo alzare un po'. Quindi, l'artesia è onestamente un po' lenta. Io non so se si riuscirà a vedere, però la fanghiglia non è che si stia scurendo tanto. Oddio, guardate, è caduta, vedete, è grigio. Non so se si riesce a vedere. Comunque la fanghiglia si è ingrigita e questo mi piace. Non avrò molto effetto ventosa perché con la fanghiglia l'effetto ventosa si va a perdere. Chiaramente su una pietra, su una finitura, sola acqua, l'effetto ventosa arriverebbe prima e sarebbe molto più marcato. Mentre così, ecco, vuoi che la pietra è stata un po' in ammollo, vuoi che stiamo lavorando con un minimo di fanghiglia, la pietra è molto felpata, è molto piacevole nell'utilizzo. Però l'effetto fanghiglia ce lo perdiamo per... sì, l'effetto fanghiglia, sentite che ho detto. L'effetto ventosa ce lo perdiamo per la strada. Ok. Secondo me già ci siamo. Anche perché noi diciamo sempre, no? Beh sì, sai, le artesie sono lente, bisogna avere pazienza. Ma non è che sono proprio delle lumache. Per cui l'ultimo minutino di passaggi e poi faccio subito un piccolo test, non potendo farne altri diversi, me lo faccio sull'avambraccio il test. Ecco qua. Proviamo. Allora, poggiamo la pietra, una sciacquatina al rasoio, vediamo. Oh, io non lo so se si vede, ma comunque taglia e taglia bene, taglia morbido, ecco, più che taglia bene. Non insisto, non faccio più niente di strano, aspettatemi, rialzo di nuovo, eccomi, adesso lo tengo leggermente inclinato perché devo andare a prendere le coramelle, ma prima, quindi vedete tutto molto veloce. Adesso tolgo il nastro, un'asciugata, prendo un po' di carta, scusate, ecco qua, che per asciugare io ho sempre detto questa è la carta migliore che c'è. Allora, una buona asciugata al rasoio, ecco qua, sempre pure nella zona del pivot, che è lì che vi frega, è lì che parte l'ossidazione. All'interno l'acqua non c'è andata, perfetto. Adesso vediamo se tanto spippo. Mi vedete? Sì. Allora,
Qua mi sono portato nel bagno 2 caramelle, ma ne userò una per il lato tela e l'altra, adesso poi ve la faccio vedere. Allora, un po' di scoramellate sulla tela, quindi non avendo microscopio, non avendo nessun ausilio ottico, non so se al termine dell'affilatura era rimasta qualche bavetta, qualche briciolo ancora attaccato al filo, per cui sto andando leggero. Se vedete, questa è tela e si sta flettendo molto poco. Ok, potrei continuare con questa coramella, è Cordovan, guardate quanto è bello, quanto è lucido, però voglio far lavorare un'altra coramella che mi piace tantissimo, sempre, queste sono sempre le coramelle dell'amico Max, che saluto. Guardate, questo è canguro, sottilissimo, flessibilissimo, secondo me è una grande pelle, grandissima pelle, una scaldatina, ripeto, una pelle estremamente sottile, estremamente flessibile, ma molto consistente, una pelle che ha una... come si dice, una grande tenacità, sembra, madonna com'è sottile, adesso mi sposto un po' per farla vedere, dicevo com'è sottile questa pelle, questa se la tiri troppo si spezza, non si spezza un accidente, è molto molto tenace, ha una buona scorrevolezza, non so se si sente dal rumore, ha anche una leggerissima tramatura, sentite? Devo passare un po' il braccio e quindi nulla di particolare. Sto facendo né più né meno quello che fanno tutti: una finitura, una rinfrescatina, un rasoio che insomma già di partenza stava bene di suo, rinfrescatina, scoramellatura e via, subito a fare la barba. Mi voglio solamente togliere lo sfizio di farla insieme a voi. Ok, anche questa è fatta. Adesso chiudo un attimo il rasoio, riprendo un'inquadratura, eccomi qua, fatemi vedere. Ci sto, sarà un po' storto, ma dai, che se ne frega, andiamo veloci. 13 minuti, dai, altri 10 minuti, 5 minuti, abbiamo finito il video. Allora, visto che l'ultima volta avevo fatto il video ma servono tutti questi aiutini, ma non posso fare il fesso, no? Che vado a prendere il miglior pennello col miglior sapone artigianale, ricco di oli, ricco di cose. Per cui io mi prendo il mio bel pennello sintetico, un buon sintetico ma da 4 soldi, il Sagrada Famiglia della Yaghi, insomma, quindi diciamo siamo nell'ambito del nazional popolare, anche se è un ottimo nazional popolare. Quindi il pennello questo qua, e il sapone, 90 centesimi di sapone, il Palmolive alla menta che si trova in tutti i supermercati d'Italia, ovviamente niente pre-barba, niente di niente. Faccio vedere, spero che il telefonino ce la faccia a farvi vedere. Comunque la barba di 3 o 4 giorni. E adesso aspettate, apro questo, la bagnatina al ciuffo del Sagrada Famiglia. Mi allontano per far vedere, metto verso il centro un po' di soliti 3-4 cm di sapone. Adesso cerco,
vorrei cercare di evitare di sgocciolare tutto, se no mia moglie mi fa passare i guai. Allora ragazzi, adesso via gli occhiali, quindi adesso talpone. Ecco qua. Il mio pre-barba preferito, acqua. Quindi, poi, bagnatina sul viso, oltre che sulla maglietta, già mi sono fatto è come un animale. E cominciamo a stendere il sapone. Ah, ve lo dico subito, perché qua, sapete, su YouTube ci sono i maghi del video, i maghi dell'insaponatura. Allora, hanno ragione, perché quando il barbiere dice che una buona insaponatura e mezza rasatura non sbaglia. Però chi mi conosce lo sa, io mi rompo le scatole, ma mi rompo le scatole di brutto. A me la rasatura tradizionale piace da morire. Ecco, ma questo, perdere 2-3 minuti, perché tanto è, a stare qui, a spiaccicarsi, a spantecanarsi. Il sapone sul viso mi dà estremamente fastidio, per cui metto acqua abbondante, lo diluisco e basta. Quindi chiaramente poi alla fine non vado a lavorare, non vado a rasarmi su un sapone bello montato, e lo so, sbaglio, però che cazzo lo volete fare? Non solo, ma io poi sono un po' maledetto, faccio ancora un'altra cavolata e la faccio in diretta. Oh, non la fate perché è sbagliato, proprio bagno tutto e lascio sto velo d'acqua sopra, che vedete me lo finisce di smontare il sapone. Già si era montato poco e niente. Allora, aspettate, una pulitina alla mano che impugnava il pennello, perché se no scivola il rasoio. Il filarmonica, eccolo qua, che abbiamo appena rifinito. Altro mio vizio che non serve assolutamente a nulla, parto col rasoio bagnato. Dice perché? Perché mi sono abituato così, non c'ha senso, però è così. Allora adesso cerco di rimanere in inquadratura, ma io non posso guardare dal telefonino per farmi la barba, guarderò lo specchio che ho di fronte, spero di non uscire dall'inquadratura. Come al solito, per chi mi conosce, prima la basetta e dopodiché minchia che bella l'artesia, bella bella bella. Chiaramente non chiacchiero perché non mi vorrei tagliare. Adesso scontorno il pizzetto. Non so se si sente, ma il filarmonica è bello canterino. Bevo un po' di sapone dalla lama. Scontorniamo quest'altro lato, quindi tutto di punta. Perfetto. Che poi questi movimenti di punta, vedete dove si è concentrata la schiuma della barba, servono anche per rendersi conto se la filatura è stata uniforme lungo tutta la lunghezza del filo. Come al solito vedete che non seguo neanche il face mapping, per cui
verso pelo, contro pelo, frega niente, cambio mano. E qui stessa cosa. Prima lo stacco della basetta. Lama scorrevolissima. Ecco qua. Liscio. Già liscissimo. Ah, dai. Facciamo una cosa. Altra mezza passata velocissima, tanto per stare in altri 2 minuti insieme. Quindi altra cappellata con la schiuma da barba. Praticamente è acqua, è più acqua che schiuma. Tanto per dare quel po' di scorrevolezza in più. Quindi, come al solito, mi tolgo il sapone dalla mano, asciugatina e velocissimo seconda passata. Andando proprio veloce perché non ce ne sarebbe neanche bisogno. Devo dire che io sono sempre contento quando cambio la finitura, la pietra da finitura. Perché lo sapete, io sono un amante delle giapponesi, per cui su 100 affilature, 99 finiscono con una pietra giapponese. Quelle poche volte, come oggi, che cambio tipo di pietra, mi piace perché prendo belle sorprese. Per cui ultimo traversino qui sulla mandibola. Ecco qua. Chiaramente vuole da quest'altra parte. Incredibile, guardate, sono riuscito a toccarmi, a segnarmi e non me ne sono accorto. Quindi talmente dolce e affilato il rasoio. Sinceramente, se non guardavo allo specchio mica me ne ero accorto che mi ero fatto questo taglietto. Piccolino, però me lo sono fatto. Ah beh, ma penso che succeda anche a voi. Guardate, a me questi video me stanno così simpatici, di solito non li faccio su YouTube, li faccio sul gruppo per farmi 2 chiacchiere con gli amici, è più una compagnia durante la rasatura che altro. Oggi ho deciso di fare questo video e metterlo direttamente su YouTube. Ripeto, perché questo video secondo me deve essere la naturale prosecuzione dell'altro, quello un po' polemico sugli aiutini, chi deve usare il pre-barba, chi deve usare il dopo-barba, chi comincia a dire ma la mia pelle gradisce, la mia pelle non gradisce, che è la stessa pelle che poi voi portate al mare, avete già portato al mare tutto il mese d'agosto, e l'avete tenuta 8 ore sotto il sole, avete alternato sudore, poi avete fatto il bagno, quindi acqua salata su pelle sbollentata, tutti felici, tutti contenti. Poi quando andiamo a fare la rasatura, ma la mia pelle gradisce
Stiamo a fare le 1000 discussioni su quel tipo di sapone o quell'altro tipo di sapone, tallovato, non tallovato, vegetale, non vegetale, il pre-barba, questo o quell'altro, e la lama, no, per barbe dure, no, la molatura, Fulollo, io gradisco il Near Wedge. Io sarò esagerato, ma l'ho già detto come la penso. Se c'è una lama affilata, ben affilata, il resto non serve. Ok ragazzi, quindi adesso datemi un secondo di tempo, me la sono presa pure comoda perché ho scoperto che mi sono fatto... no, solo questo. Queste sono le macchie della pelle della vecchiaia, ragazzi. L'età c'è, che volete fare? Ok, un attimo che mi do una sciacquatina, scusate, ma che devo fare? Questo po' di sapone che è rimasto, ecco, adesso sempre qua. Questo, ve la ricordate la foca? Si ritorna giovani ogni tanto. E poi tutto il macello non è leva il sapone dalla pelle, è leva il sapone dal pizzetto. Ecco qua. Aspettate, scusate. Già l'avevo fatta. Allontano un attimo dall'inquadratura. Eccomi qua. Ragazzi, sbarbata devo dire ottima. Ottima, l'ardesia è una grande pietra. Scusate, devo fare una cosa assolutamente. No, ma so così rimbambito. No, l'ho asciugato da solo perché. Allora, una cosa la devo fare. Mi devo rimettere. Eccomi qua. Allora, stavo dicendo, sbarbata ottima. Ma veramente. Ecco, guardate. Adesso si vede il segno, vedete? Il segno, il resto della fanghiglia che si è seccata sopra la pietra. Poi chiaramente la lavo e la rimetto a posto. Sono contento di come sono andate le cose, perché questo mi serve per dire, guardate che mi sono fatta, questo mi serve per dire a tutti quei signori che mi chiamano, mi telefonano, mi mandano i messaggi, che io sarei, vabbè, no, stavo per dire una cattiveria, meglio che nati. Ma sai, io l'ardesia non va tanto bene, sì, mi faccio la barba, ma non sono tanto contento. Mi puoi consigliare una pietra? Vogliono tutti al naso dei giapponesi, tutti vogliono al naso dei giapponesi. Allora, uno, non faccio il personal shopper. Io in tutti i video cerco di spiegare come si sceglie una pietra, a quale cose bisogna stare attenti, alla matrice, vista nel verso della profondità, se la pietra è uniforme, non è uniforme, a tante cose. Poi, se uno le nozioni le ha digerite, è in condizione di scegliersela da sola la pietra. Nel frattempo, il casino che avete sentito, stavo pulendo il pennello. Ho perso pure il filo. Stavo dicendo. E secondo, se la rasatura non va bene, cioè va bene ma vorreste mandarla meglio, prima di pensare di cambiare pietra, fatevi l'esame di coscienza. Ma siete sicuri che da quella pietra avete tirato fuori il massimo? Perché attenzione, non trattiamo le ardesie come pietre da serie B perché hanno un costo più abbordabile. Anzi, meno male che hanno il costo abbordabile, perché con le ardesie, una lama ben affilata, si fanno delle signore rasature. Io adesso per 2 o 3 giorni sto a posto. Quindi, me era rimasta una cosa da fare che non ho fatto.
sempre per il nazional popolare, sempre perché non servono aiutini, quindi niente dopo barba d'erboristeria, nazional popolare, menne, 5 euro. Purtroppo adesso è fuori produzione, io quando ho sentito che andava fuori produzione me ne sono messe da parte 10 bottigliette. Quindi, eccolo qua. Anzi, esageriamo. Altro po' qua, eccolo qua. Quindi ragazzi, credo che più nazional popolare di così non si possa fare. Dopo barba da 5 euro. Come si dice? Sapone da 1 euro scarso al supermercato. Pennello forse 10 euro non ci arriva direttamente dalla Cina. Pietra tra le più economiche che ci sia, perché l'Ardesi è sicuramente una delle pietre più economiche sul mercato. Per dire che? Per dimostrare che? Per dimostrare che bisogna affilare, bisogna essere un po' più cagazzi, bisogna essere un po' più critici con se stessi. Prima di dare la colpa alla pietra, la mia attrezzatura non è idonea, non è... Ecco, allora devo cercare di migliorare? Sì, devi cercare di migliorare, ma te stesso, non l'attrezzatura. Verrà il momento di migliorare anche l'attrezzatura e quel momento sarà quando tutte le affilature ti verranno sempre nello stesso modo, quindi tiri fuori il massimo della pietra, ogni volta arrivi al massimo che la pietra può dare, allora a quel punto se vuoi provare qualche cosa di diverso sei pronto per il salto. Come avete visto le coramelle, le prendo un attimo, stanno qui agganciate, ne ho portate 2 ma una solo per utilizzare il lato tela, ripeto. E dall'altro lato ha un bellissimo cordovan, guardate, messo subito alla luce come brilla, ma non l'ho voluto usare, ho usato il canguro, una signora pelle per carità di Dio, ma pure lì per non prendere nulla di sopra le righe, niente cordovan, un pezzo di tela e un pezzo di pelle, punto. Mo basta, perché sono arrivato a 32 minuti, tra finitura e sbarbata mi reputo anche abbastanza soddisfatto, veloce sono stato veloce, per cui adesso vi saluto, come al solito, un ciao popolo a tutti quanti e spero che il video vi sia piaciuto, se no ciccia, ciao popolo!